Benvenuti nel video dedicato alla creazione della paramontura per rifinire gli incavi utilizzando il configuratore presente in TTCAD L3. La creazione delle paramonture per rifinire gli incavi si utilizzano solitamente quando il modello non presenta una manica. Si possono creare sia per il corpetto base che per il corpetto con le riprese. Io per questo video utilizzerò il corpetto con le riprese di tipo B. Clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore. La pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Questo video è dedicato alla creazione delle paramonture sugli incavi che ha questa come icona, ha questa forma. Seleziono, mi porta all'interno della pagina. A destra trovo il modello del davanti e il modello del dietro e qui le varie opzioni. Analizziamone una alla volta. Di default il programma parte con abilitato nessuna paramontura. La riga sotto ho la possibilità di applicare la paramontura sugli incavi. Clicco. Il programma mi crea già la paramontura sugli incavi del davanti e del dietro ed è comparsa questa scritta blu che mi dice: la paramontura del davanti è stata creata con ripresa di spalla chiusa. Qui a livello della spalla vedo che la paramontura del davanti rispetto alla paramontura del dietro non è appoggiata sulla spalla, ma è leggermente più in basso, perché il programma ha creato questa paramontura con la ripresa chiusa. Perciò questa parte iniziale della paramontura si trova un po' più in basso rispetto alla spalla che vediamo con la ripresa di spalla aperta. Ampiezza paramontura sopra e sotto. Per sopra si intende la spalla, per sotto si intende il fianco. Mi vengono indicati 3 cm. I 3 cm è la misura sia della spalla che del fianco, sia del davanti che del dietro. Abbiamo la possibilità di modificare i centimetri. C'è un minimo e un massimo. Il minimo non può variare. Se io inserisco 1 centimetro e faccio applica, mi costruisce la paramontura di 2 centimetri. Al di sotto dei 2 centimetri non mi costruisce la paramontura. Anche un massimo c'è per quanto riguarda il corpetto con le riprese quando io lascio la ripresa aperta. Se qui inserisco 8 centimetri e faccio applica, mi ha portato la paramontura, mi ha creato la paramontura a 6,35 perché essendoci la ripresa di spalla aperta mi blocca la paramontura ad 1 centimetro dalla ripresa. Però ho la possibilità, se io voglio costruirla di 8 centimetri come avevo inserito prima la misura, qui ho questa opzione: abilita eventuale estensione paramontura su spalla. Se io l'abilito e vado a scrivere 8 centimetri applica, me la costruisce dei centimetri che io desidero. Qui sotto c'è la possibilità, sia per la parte davanti che per la parte dietro, di modificare la curva della paramontura. Se io seleziono personalizza, mi porta all'interno della pagina e con questi bottoni ho la possibilità di andare a modificare l'angolo e il peso. Facciamo un esempio. Questo punto, che è il punto +1, lo trovo qui in alto. Il P2 lo trovo qui in basso. Posso modificare l'angolo. Mi vengono indicati 113 gradi. Se lo volessi inferiore, vado a cliccare sul meno, mi modifica l'angolo, il valore dell'angolo, lo vedo qui e lo vedo anche qui. Se volessi che la curva fosse un po' meno arrotondata, vado a diminuire il peso. Il peso lo vedo con questa linea tratteggiata e si trova qui. Peso mi viene indicato 178 come valore, clicco sul meno e ho la curva meno arrotondata. La stessa cosa potrei andare a modificare sul P2. Faccio OK, mi porta nella pagina precedente. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!